Uno dei più grandi compositori e direttori d'orchestra della storia disse: «La voce umana è lo strumento più bello che esista, ma è anche il più difficile da suonare». Si chiamava Richard Strauss e in fatto di suoni la sapeva lunga. Nessuno ci insegna a padroneggiare la nostra voce e oggi il tutto si riduce al dono di saperlo fare, che alcuni hanno e altri no, quando invece dovrebbe diventare, a mio avviso, una materia di studio, almeno dalla scuola secondaria in poi, se non prima. Non parlo di corsi di dizione che mi appaiono così ingessati spesso da farmi venire la gastrite, perché trovo che una leggera inflessione dialettale offra colore alla voce e non disturbi nessuno, e penso che non sia necessario avere una parlata perfetta sul piano delle vocali chiuse o aperte. Anzi, per dirla tutta, personalmente trovo che una parlata con la dizione impeccabile, a mo' di doppiatore per intenderci, crei più distanza che altro. E conosco dei giganti della comunicazione, della persuasione, che riescono quasi a ipnotizzare con la propria voce nonostante qualche inflessione regionale nella loro prosodia. Mi riferisco invece alla voce come strumento sonoro, da suonare per coinvolgere ed emozionare l'interlocutore, e quindi di quello che si chiama paraverbale e che ha molto più a che fare con il come comunichiamo che non con il cosa comunichiamo. È una tematica davvero vastissima e oggi mi limiterò a darti solo alcuni spunti, sperando di farti capire quanto è importante la tua voce. Poi, verso la fine del video, farò i nomi di alcuni professionisti con cui ho collaborato e che lavorano ogni giorno come vocal coach, aiutando le persone a migliorare proprio lo stile vocale. E se vorrai potrai rivolgerti a uno o a una di loro per un viaggio di miglioramento personale, molto divertente. Avere una voce che emoziona e che non si limita solamente a dare informazioni come Siri, Alexa o Cortana fa un'enorme differenza su quanto riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi di comunicazione. Il sistema paralinguistico, che in pratica è un sistema vocale non verbale, indica l'insieme di suoni che emettiamo quando parliamo, indipendentemente dal significato delle parole, ed è una sorta di melodia composta da più strumenti: il tono, il ritmo, la frequenza e il silenzio. Come ogni melodia può piacere o non piacere agli altri. Come ho detto in premessa, purtroppo non tutti hanno il dono di avere una voce accattivante, anche perché pochissimi sono a conoscenza della sua importanza sul piano emotivo e quindi non ci hanno mai messo alcun impegno nel migliorarla. Tuttavia, se ci pensi, tu stessa o tu stesso ti sei trovato spesso sedotto dalla voce di qualcuno. È un po' come se ci iscrivessimo al conservatorio per imparare a usare vari strumenti musicali, ma suonassimo sempre la stessa melodia. Ognuno ha il suo stile naturale e tende a usare sempre quello, quando invece tra il pubblico c'è chi ama il rock, chi il soul, chi il blues, chi il pop, e ognuno può cambiare la sua preferenza a seconda del momento che sta vivendo. Visto che ho nominato la seduzione, pensa a quante possibilità in più avresti oggi, in un mondo che comunica moltissimo tramite il telefono, se per i tuoi interlocutori fosse un piacere ascoltare la tua voce e se proprio grazie ad essa tu potessi emozionare chi ti ascolta e raggiungere meglio i tuoi obiettivi. Non parlo della seduzione solamente nel suo significato più tipico, che è quello di catturare un potenziale partner, ma nella sua accezione latina di condurre a sé, che si esprime quando le cose vanno bene anche in ambito professionale, educativo, medico e in moltissime altre aree della vita in cui ognuno di noi ha i suoi obiettivi di comunicazione. Una buona voce porta con sé qualcosa che attrae, ci fa essere più autorevoli in ambito professionale, crea più facilmente un ambiente di fiducia in qualsiasi relazione, offre all'interlocutore la sensazione di essere in buone mani e grazie ai risultati che riusciamo a raggiungere aumenta la nostra autostima e il senso di efficacia nelle interazioni sociali. Il fatto che parlare in pubblico sia tra le paure più nominate dalle persone e che per alcuni sia più terribile della morte, la dice lunga su quanto lavoro potremmo fare prima di diventare adulti per essere più liberi di esprimerci.
Ma cosa significa saper parlare in maniera accattivante, al di là di una perfetta dizione che, per come la vedo io, spesso crea distanza anziché vicinanza, poiché l'interlocutore ci percepisce troppo diversi da lui sul piano fonetico. Il mondo del paraverbale, come ho detto, ruota attorno ai toni, al volume, al ritmo, alle pause, ai silenzi, e ognuna di queste sfumature si trova in un rapporto interdipendente dalle altre. Un ti amo detto alla persona che ci è accanto, con un tono acuto, con un volume alto, un ritmo veloce e senza contatto visivo, ha sicuramente meno possibilità di toccare il cuore della persona amata rispetto a un ti amo sussurrato, lento, detto guardando dolcemente negli occhi il nostro partner. E questa è una cosa che sicuramente già conosci, spero. Molti non sanno invece che lo stesso vale per qualsiasi altra espressione verbale. E sto parlando di congruenza tra ciò che diciamo e come lo diciamo. Le parole che scegliamo si muovono, come diceva Paul Václavic, su un piano informativo, mentre il tono che usiamo per dirle, ma anche il volume e il ritmo, e quindi l'energia che ci mettiamo, portano il messaggio su un piano emozionale. E fallire questa calibratura significa accendere emozioni critiche nell'interlocutore, come il dubbio, la sfiducia, il disinteresse e, nei casi più gravi, il disagio, rendendo ovviamente più difficile la sintonia. Pensa un momento ai tuoi gusti personali. Che emozioni ti dà una persona che ti parla a mitraglietta, con un ritmo serrato, senza pause, con un tono acuto e un volume alto? Quando sei al ristorante fai caso a quanto è frequente sentire in altri tavoli persone che sovrastano gli altri parlando in questo modo. Ad alcuni piace, ad altri no. Lo stesso vale per una prosodia lenta, pacata, bassa, con varie pause. Non tutti la trovano coinvolgente, anzi alcuni tendono a viverla come soporifera. Quindi ognuno di noi ha un suo sistema di preferenze, che secondo gli studi degli ultimi 70 anni dipende da come ci parlava la nostra mamma durante i primi mesi e i primi anni di vita. È possibile capire qual è il gusto del nostro interlocutore facendo caso ai suoi riscontri non verbali quando parliamo noi. Se emette segnali di disagio, ad esempio, può darsi che sia a causa di come stiamo suonando il nostro strumento vocale, e questa lettura può permetterci di variarlo secondo le sue corde, fino a notare segnali non verbali di agio anziché di disagio, il che significa che siamo in sintonia. Nel mio archivio trovi molti video dedicati al linguaggio del corpo e sono contrassegnati da un pallino verde prima del titolo. La cosa bizzarra è che ognuno di noi investe tempo e denaro per presentarsi al meglio sul piano estetico e non si preoccupa minimamente della propria voce. Quando è dimostrato che un senza tetto vestito di stracci ma con una voce accattivante può coinvolgere sul piano emotivo molto di più di un uomo d'affari vestito in modo impeccabile che però ha una voce scadente. Come ho anticipato, l'argomento è davvero enorme, tant'è che esistono corsi di ore per imparare tutte queste sfumature. E vorrei concludere con un focus su uno degli aspetti in assoluto più trascurati, quello dell'utilizzo delle pause. In linea generale esistono due tipologie di pausa nella prosodia: le pause cosiddette vuote e le pause piene. La pausa vuota è il silenzio tra una parola e l'altra, in certi momenti del discorso, mentre la pausa piena è quella in cui emettiamo le tipiche interiezioni, come i classici Mentre la pausa vuota è seducente perché aggiunge enfasi a certe parti del discorso ed emoziona, quella piena sarebbe da evitare perché provoca l'effetto contrario, ovvero fa calare l'interesse e l'attenzione. Una regola fondamentale, sulla quale insisto davvero tanto nei miei corsi, è quella di rispettare le naturali pause del nostro interlocutore mentre è lui a parlare. È normale che mentre ci sta raccontando qualcosa ogni tanto faccia delle pause, spesso utili a riprendere il filo del discorso, e in quei momenti dovremmo rimanere in silenzio, perché non ha ancora terminato di dire la sua. Invece il morbo dilagante che ci spinge a parlare tanto e ad ascoltare pochissimo fa in modo che in quei momenti interrompiamo il suo discorso e iniziamo a parlare noi. Ed è un po' come entrare a gamba tesa nell'azione di un calciatore che sta cercando di portare la palla. È un fallo da ammonizione, se non da espulsione, e genera distanza anziché vicinanza.
Quando parliamo noi, quindi, è buona cosa evitare l'effetto mitraglietta e condire il nostro discorso di pause calibrate, ma è bene ricordare che ci sono due pesi e due misure, anche relativamente alla gestione delle pause e dei silenzi, e dipendono dal grado di potere rivestito. La regola generale è che il silenzio di chi ha poco potere diminuisce il potere, mentre il silenzio di chi ha molto potere lo amplifica. Per essere chiaro al massimo, ti faccio un esempio in ambito lavorativo. Se un individuo ha poco potere e durante le riunioni sta zitto un'ora, un giorno, un anno, anche quando finalmente riuscirà a dire la sua, verrà facilmente zittito e, come si dice in gergo, non se lo filerà nessuno. Al contrario, se un individuo ha molto potere sociale, carismatico e sta zitto, con il suo silenzio il potere tende a aumentare. Si potrebbe dire che aumenta più grazie ai silenzi che alle parole. Lo sanno bene i leader, i professionisti, gli attori di teatro, abituati a usare pause e silenzi più della parola. Si tratta di un potere magico e carismatico. Lo sa bene chi è della mia generazione e ricorda quanto nostro padre o nostra madre con un semplice sguardo e senza dire una parola riuscivano a metterci in riga in pochi secondi. È stato dimostrato, grazie alla risonanza magnetica funzionale, che i discorsi pubblici di personalità importanti come il Papa, il Presidente della Repubblica, ma anche il titolare d'azienda o il leader di reparto, creano maggiore pathos grazie proprio ai momenti di pausa tra i concetti. Alcuni attori istrionici utilizzano questo superpotere delle pause tra le parole e Vittorio Gassman era un maestro in questo. Altri, come faceva il grande Carmelo Bene, addirittura mettono pause tra le sillabe di una stessa parola per dare enfasi emotiva ai concetti che esprimono. Concludendo, ti ho mostrato un panorama vastissimo dalla finestra, ma se vuoi percorrerlo in maniera completa, è buona cosa farti seguire da un esperto di questa materia. Quindi eccoci alla lista che ti ho promesso. Si tratta di un breve elenco di professionisti che ho conosciuto e con i quali ho lavorato in vari progetti condivisi, che potrebbero aiutarti nel caso decidessi di migliorare la tua capacità vocale. Li potrai trovare su Facebook o su LinkedIn. Devo precisare che non è una lista esaustiva, dal momento che esistono tantissimi bravi professionisti sparsi per l'Italia. Ti nomino solo quelli che ho avuto la fortuna di vedere in aula. Nella zona di Brescia, la mia città, puoi rivolgerti ad Anna Scola, attrice teatrale e mia collega da anni al Centro Linguistico Culturale San Clemente. Se vivi a Cremona puoi contattare Luciano Ruggeri, un grande maestro e autore del libro Parlare in pubblico con l'incanto della voce. Per la zona di Torino puoi contattare Sabina Bonardo, vocal coach e ideatrice del progetto Io Creo Emozione. Su Milano Laura Labianca, trainer certificata sul modello 4 Voice Colors. A Novara puoi rivolgerti a Cesare Gini, esperto di programmazione neurolinguistica e voice coach da anni. Tutti lavorano anche online e possono accompagnarti nel tuo viaggio, anche a distanza. Mi fermo qui e ti auguro buon cammino.